Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Molti degli argomenti che ci avete consigliato o chiesto di trattare sui vari social network richiedono prima però di approfondire da dove queste informazioni possano venire tratte e per questo motivo oggi parleremo dei Longobardi e della morte. L'argomento, mi rendo conto, possa sembrare quantomeno un po' strano, se non inquietante. In realtà è un approfondimento necessario, perché la stragrande maggioranza delle informazioni che noi oggi possediamo sui Longobardi e che stiamo per possedere grazie a nuove tecnologie, deriva proprio dall'ambito funerario. Se prendiamo ad esempio la storia di un museo come il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, quando viene fondato nel 1817, quindi sotto il governo austro-ungarico, il grosso di quello che poi diventerà il nocciolo principale della sua collezione sono proprio i ritrovamenti funerari. E questa costante resterà per tutta la storia non solo di questo museo, ma della stragrande maggioranza dei musei che si occupino del periodo medievale longobardo. Perché? Abbiamo parlato la volta scorsa delle abitudini abitative, abbiamo descritto come siano difficili da rintracciare, sebbene gli strumenti dell'archeologia oggi permettano di conoscere le modalità abitative ed edificative del periodo. Resta il fatto che molti di questi villaggi non sono ancora stati individuati o che giacciono sotto il livello delle città moderne e quindi non ci possono dare tutte le informazioni sulla vita quotidiana che vorremmo. Al contrario, grazie agli scavi condotti a questo punto negli ultimi 2 secoli, abbiamo avuto la possibilità di approfondire molto lo studio delle necropoli, dei cimiteri. Ora, potrebbe sembrare una parte molto piccola della non vita dei Longobardi, ma in realtà l'atto della sepoltura, con tutte le ritualità che questo comporta, rappresenta uno spaccato di come la società longobarda era divisa e come voleva mostrarsi e come comprendeva se stessa. Quindi da un lato abbiamo le informazioni che ci arrivano dai corredi, abbiamo già accennato nei video scorsi al fatto che per tutte le prime 2 generazioni, 3 dal loro arrivo in Italia, i Longobardi si fanno deporre con un corredo d'armi nel caso maschile, un corredo quotidiano con gioielli e fusarole nel caso femminile, e corredi anche artigianali in casi molto specifici su cui poi magari approfondiremo. Queste informazioni vanno di pari passo con quelle legate alla ritualità che si riesce a intravedere da queste deposizioni, e quindi i cosiddetti banchetti funerari, le offerte di cibo, le strutture in cui il morto viene adagiato. E infine, ma non meno interessante, ma molto più recente come approccio, lo studio proprio sulle spoglie, quindi lo studio sulle ossa, sui denti, sul DNA. Tutte queste parti compongono un quadro complesso che però ci fornisce una visione completa, o quantomeno molto approfondita, di quella che era la vita dell'inumato e della famiglia che lo circondava. Perché dico della famiglia? Perché negli studi comparativi fatti fra le varie necropoli è stato mostrato come la crescita di queste necropoli, che vengono di solito utilizzate per circa un secolo, dopodiché da un lato smette l'utilizzo, dall'altro smette il costume di deporre con corredi. Allora, dicevamo, nell'evoluzione di queste necropoli, che ovviamente crescono e si allargano nel corso dei decenni, a prescindere da come crescano a livello spaziale, cioè se si raggino da un punto centrale, se scendano a riga allargandosi, pare sempre, o quantomeno nella maggior parte dei casi molto frequente, la presenza di nuclei familiari che fondano la necropoli e che intorno ai quali poi la famiglia allargata per generazioni continua a deporre i propri morti. All'interno poi di questi nuclei familiari, e ce n'è più di uno per necropoli, è abbastanza consueto riconoscere una coppia più ricca, una coppia che possiamo dire fondatrice, se non della necropoli, quantomeno del nucleo familiare. Questo quindi ci dà un'idea dell'estensione di queste famiglie allargate nel mondo germanico e longobardo. Gli studiosi dicono che una famiglia allargata di questo tipo comprendesse fra i 10 e i 12 individui.
Per approfondire gli aspetti sull'evoluzione delle necropoli, vi consiglio 2 libri questa volta. Allora, il primo, questo, tomone del 2014 che fa riferimento agli atti di un convegno del 2011, affiancato da questo, di cui abbiamo già incontrato il primo volume nel secondo video. Okay? Accanto quindi a questi dati derivanti dall'evoluzione della necropoli in sé, poi ovviamente ci sono tutti i dati legati ai singoli morti. E quindi l'analisi stilistica dei corredi, gli elementi di cintura, le armi, ci danno informazioni su come era suddivisa la società, su quali erano i simboli del potere. Ad esempio la cintura a 5 pezzi sembra rappresentare qualcosa di ufficiale, non soltanto un elemento di abbigliamento e di pregio, ma anche forse la rappresentazione di un incarico o di un ruolo. Abbiamo accennato alle armi, su cui poi torneremo quando parleremo delle spade in un altro dei video, ma ad esempio lo studio di queste armi ci permette di capire molto sia sull'utilizzo a cui venivano dedicate, e quindi sull'evoluzione del combattimento o quantomeno dell'exercitus longobardo in queste generazioni, sia sulle tecniche di produzione, su come lavorassero il ferro e l'acciaio i longobardi. La stessa cosa si può dire per la lavorazione dei metalli preziosi con i monili femminili e maschili. Dall'altra parte abbiamo poi, appunto, dicevamo, lo studio del morto vero e proprio, del corpo, e questo ci dà tantissime informazioni. Ci dà informazioni ad esempio sulla dieta. Avrete visto i nostri video sulle ricette, lo diciamo sempre nel disclaimer iniziale, non sono ricette tratte da un libro di ricette longobardo. Ne abbiamo solo qualcuna del periodo, ma di corte, quindi per i re, non ci sembrava rappresentativa per una serie di video. E quindi queste invece sono dedotte in base agli ingredienti che potevano avere a disposizione. Ecco, questi ingredienti e la frequenza con cui venivano mangiati, in alcuni casi, ci vengono mostrati proprio dall'analisi delle ossa o dei denti. Ad esempio, sempre per fare un esempio locale, le antropologhe che hanno studiato le ossa di Cividale e di San Pietro al Natisone, cittadina vicinissima ma di presenza protoslava e non longobarda, vicinissima a Cividale, ben inteso, mostrano spesso, durante le visite al museo, come la consunzione dei denti sia diversa fra necropoli coeve, a Cividale e a San Pietro, e come quel tipo di consunzione di San Pietro indichi il consumo più intenso rispetto a Cividale di farine macinate grossolanamente a pietra, incidendo quindi sulle 2 diete differenti. Altri indicatori poi possono far capire la presenza di carne rossa nella dieta, ad esempio. Le ossa poi ci dicono a cosa erano abituati, a quale fatica erano abituati e se queste fatiche cambiano da una generazione all'altra. Ad esempio, dal punto di vista militare, gli scheletri ci dicono che la prima generazione era una generazione di, parliamo principalmente in questo caso degli uomini, individui allenati alla guerra e che con la guerra avevano avuto a che fare. C'è la presenza quindi di marche rossei per l'esercizio e per la cavalleria, ma anche di danni ricevuti con l'effettivo atto della guerra. Mentre già la generazione successiva sembra essere sì allenata, ma la presenza di questi danni cala drasticamente, dimostrando una vita più pacifica. Tutte queste informazioni quindi ci vengono dal morto, dai morti. Per questo parliamo di Longobardi e della morte. Come poi loro intendessero la morte è la parte più difficile da capire. Le singole tombe, le singole necropoli differiscono molto le une dalle altre, anche in base alle ritualità e anche in base alla forma. Abbiamo tombe semplicemente scavate nella terra, abbiamo tombe con casse lignee, abbiamo tombe con pareti di pietra a secco, e poi abbiamo le più peculiari, forse le cosiddette case della morte, cioè tombe all'interno delle quali sono state trovate anche delle buche di palo angolari che, oltre a creare una camera per il defunto, dovevano sostenere una struttura esterna che spesso viene ipotizzata come una piccola capanna in miniatura, da qui la definizione casa della morte. Tutte queste differenze non è ancora chiaro se dipendono solo dal materiale a disposizione, dalle derivazioni culturali delle singole fare, delle singole famiglie allargate,
o da cos'altro. Abbiamo poi tutta una serie di ritualità per noi moderni piuttosto estranee, che però ci fanno capire come appunto le prime generazioni longobarde fossero ancora molto legate a una percezione sia dell'aldilà che del concetto di morte molto lontano da quello cristiano. Ad esempio abbiamo la deposizione di animali, in alcuni casi insieme a un morto umano, in alcuni casi da soli. Ad esempio a Cividale è stato trovato un cavaliere con il suo cavallo, mentre a Povegliano Veronese è stato trovato un cavallo con 2 cani levrieri, ma non affiancato, non chiaramente affiancabile a un'altra tomba umana. Quindi da un lato abbiamo una tomba che rappresenta il cavaliere anche nell'aldilà, evidentemente, e da una parte invece abbiamo una sepoltura solo animale, che gli studiosi ipotizzano essere l'atto generativo della necropoli stessa, cioè la cerimonia di avvio di questa nuova necropoli. Tantissimi dati, tantissime analisi che gli archeologi stanno continuando a portare avanti. Su queste poi si innestano anche quelle di cui abbiamo parlato durante il video Chi sono i Longobardi, perché ovviamente è su questi corpi che si fanno le analisi del DNA e si comparano con le necropoli pannoniche ungheresi. Tantissimi dati, una selva di dati, e quasi tutte le informazioni che noi abbiamo sui Longobardi, sulla loro vita quotidiana, ci viene proprio da queste necropoli. La parte del libro l'abbiamo già fatta. Se avete altre domande, però, lasciatele nei commenti, sia qui che su YouTube che su Facebook, perché come vi accennavo all'inizio, buona parte delle richieste che ci avete fatto, che sono fondamentali e ovviamente ne terremo sempre conto, richiedevano però una premessa che era questa, perché ogni volta che parleremo di metallurgia, che ci è stato chiesto, di religiosità, che ci è stato chiesto, di alimentazione, che ci è stato chiesto, dovremo sempre tornare a parlare della morte e delle 1000 informazioni che dà a noi vivi oggi. Quindi intanto grazie e al prossimo video dalla Fara.